Basta poco per incorrere in un grave incidente. In un primo momento la sicurezza di avere salva la vita rappresenta la priorità. Ciò che la cronaca non racconta, tuttavia, è il dramma che spesso accompagna l'esistenza di chi si ritrova con delle menomazioni ossee permanenti. La deturpazione del viso può essere una di queste. Dall'oggi al domani, una persona può guardarsi allo specchio e non riconoscere più il proprio aspetto. Il fatto di non riuscire più a interfacciarsi con il mondo esterno comporta quasi un ripiegamento su se stessi che conduce molto frequentemente a dei problemi psicologici molto profondi, molto importanti. Quindi una difficoltà di interfacciarsi sia con l'esterno e anche con se stessi. Una risposta a questo genere di problematiche potrebbe venire dall'IBI di Mezzovico, un'azienda ticinese la cui attività di ricerca scientifica si è concentrata sulle protesi ossee per la ricostruzione chirurgica maxillofacciale. Fondata 5 anni fa, oggi la IBI produce gli SmartBone, delle rivoluzionarie strutture per trapianti di origine naturale a partire da ossa bovine. Abbiamo scelto di utilizzare una matrice minerale di origine bovina poiché dal punto di vista della struttura chimica e organizzativa è quella più simile e più affine alla struttura minerale che costituisce l'intelaiatura principale dell'osso umano. La materia prima ossea non è tuttavia utilizzabile in quanto tale. Per questo motivo, nei laboratori della IBI, essa subisce una particolare trasformazione. Senza questo procedimento chimico, l'osso infatti risulterebbe troppo friabile e poco resistente alle sollecitazioni meccaniche. Grazie all'azione combinata di vari polimeri e di nutrienti cellulari, l'osso diventa a tutti gli effetti un materiale composito, con i vantaggi di compatibilità umana derivanti dall'origine naturale e tutti i vantaggi di resistenza dati dalla componente sintetica. Una resistenza che abbiamo voluto provare subito in esterno. In effetti, un pezzetto di osso di pochi centimetri, trattato con i polimeri, non si sbriciola nemmeno sotto il peso di una grossa berlina di 2 tonnellate. Nel tempo, queste sostanze che noi abbiamo aggiunto di origine sintetica sono pensate per degradare progressivamente, lasciando spazio all'intelaiatura minerale di origine naturale che viene colonizzata dalle cellule del corpo umano, diventando a quel punto un pezzo di osso vivente colonizzato dalle stesse cellule del paziente che l'ha ricevuta. In altre parole, i tessuti del paziente prendono possesso del nuovo impianto osseo, il quale diventa così, a tutti gli effetti, una parte integrante viva del corpo umano. Addirittura la duttilità di questo materiale permette di realizzare dei veri e propri pezzi di ricambio ossei, perfettamente sagomati, secondo le esigenze di ciascun individuo. Abbiamo sviluppato una tecnologia che parte dall'indagine TAC del paziente, viene ricostruito o su modello reale oppure su modello virtuale a computer il distretto dove vi è il difetto viene ricostruito di comune accordo ovviamente con il chirurgo dal punto di vista nella modellazione sia fisica che digitale e a quel punto quando il chirurgo è soddisfatto della forma geometrica del pezzo, questo viene prodotto come sostituto osseo su misura per quello specifico paziente, per quello specifico difetto, da poter essere inserito. Uno dei primi casi complessi su cui SmartBone è stato utilizzato con successo è quello di un soldato che aveva perso l'osso zigomatico e il pavimento osseo dell'occhio sinistro. Attraverso l'uso di SmartBone, queste strutture ossee mancanti sono state ricostruite fedelmente. Grazie alle TAC digitalizzate è stato possibile realizzare un modello in 3D del teschio del paziente e da lì si è potuto risalire ai pezzi mancanti. Una volta determinata la forma esatta di questi pezzi, un software di progettazione collegato ad una speciale fresa ha permesso la realizzazione millimetrica di ciascun elemento. Il futuro sarà l'utilizzo di questi pezzi di ricambio verosimilmente coltivati con delle cellule dei settori interessati. Il cuore con delle cellule cardiache, quindi delle valvole coltivate, l'osso coltivato con delle cellule ossee, la cartilagine coltivata con delle cellule cartilaginee. Si sente molto parlare di questa moderna tecnologia, i costi sono elevatissimi,
Non siamo ancora arrivati alla possibilità di produrre dei risultati e di produrre di standardizzare dei risultati su grandi numeri, però il futuro sarà sicuramente questo. Nel frattempo, le prossime sfide del team di ricercatori della IBI si concentreranno sullo sviluppo di protesi ossee in grado di seguire la crescita di pazienti giovanissimi. Il caso tipico sono i bambini in età scolare che riportano traumi importanti alla teca cranica, per cui non si riesce a ricostruire il danno con i frammenti di osso rimasto e bisogna integrare ovviamente la teca cranica con un elemento che strutturalmente e chimicamente è biocompatibile, ma che non cresce con l'accrescimento naturale della teca cranica. A differenza degli altri rimpiazzi ossei, le protesi immaginate a mezzovico seguirebbero dunque lo sviluppo del bambino. In questo modo non sarà più necessario alcun intervento successivo in età adulta.